In questo video andremo a capire cosa sta dietro il concetto dell'economia delle tre azioni. Questa regola si applica unicamente quando si entra in combattimento per tutti quelli che ne fanno parte, sia le creature sia gli eroi. Ognuno all'interno del combattimento, quando inizia il suo turno, ottiene 3 azioni e una reazione. Andiamo subito a vedere come gli eroi possono consumare queste 3 azioni. L'abbiamo diviso in 4 tipologie. La prima tipologia è la singola azione. Sulla sinistra vedete 2 esempi di azioni basi che indicano la singola azione. Uno è lo stride, che è il classico movimento fino alla sua velocità, e poi c'è la generica azione di colpire che si chiama strike, anch'essa un'azione, che potete farla con qualsiasi arma. La seconda tipologia è quella dove la singola azione non basta più, devo fare qualcosa di più lungo e questo viene chiamato attività, che può essere di 2 azioni, come vedete nel riquadro di sinistra, con l'attività di primo soccorso per un vostro compagno che è a terra morente. Un'altra possibilità è di utilizzare tutte le 3 azioni per un'unica attività, quindi ancora più lunga di quella da 2. Un esempio molto comune è quando si invoca una creatura castando un incantesimo e sulla sinistra vedete l'invocazione di un elementale che dura 3 azioni. La terza possibilità, che non è molto comune all'interno del sistema Pathfinder seconda edizione, è quella di avere un'azione gratuita. Un esempio classico è l'azione base di release, che permette di lasciare un oggetto che si ha in mano o nelle mani per terra in modo gratuito. Un altro esempio è l'azione di delay, quando l'eroe vuole aspettare il momento giusto per agire, ritardando il suo ingresso nel combattimento o del suo turno. Come vedete, questa azione ha nella sua descrizione un trigger. Questo vuol dire che questa azione può essere scatenata unicamente in quel preciso istante, quindi è una sorta di prerequisito. In questo caso, nella nostra azione di delay, deve essere appena iniziato il turno. L'ultima tipologia è la reazione, che ti permette di rispondere immediatamente a ciò che sta accadendo intorno a te. Una volta iniziato il tuo primo turno, ottieni la tua reazione e puoi usarne una per round. Puoi usare una reazione al turno di chiunque, incluso il tuo, ma solo quando si verifica il suo innesco o trigger, come l'abbiamo definito poc'anzi. Alcune reazioni sono specificamente pensate per essere utilizzate in combattimento. Un esempio di tale reazione è l'attacco di opportunità, che ottengono unicamente la classe dei guerrieri al primo livello. In questo caso il nostro eroe può fare un attacco di corpo a corpo contro la creatura che ha innescato il trigger. Ora vedremo qualche esempio per capire come vengono spese le tipologie di azioni che abbiamo appena visto all'interno del combattimento. Per esempio, il nostro guerriero Valeros, appena inizia il combattimento, potrebbe estrarre l'arma, muoversi e colpire il nemico, e magari nel suo secondo turno cercare di sbilanciare il suo avversario per farlo cadere a terra e colpirlo 2 volte. Invece il mago Ezren può lanciare 2 incantesimi. Il primo Electric Arc con 2 azioni e il secondo Shield per proteggersi con un'azione soltanto. Kira invece può sfruttare la sua abilità di lanciare incantesimi divini per curare i suoi alleati. Kira in questo caso può scegliere quante azioni può spendere, avendo di conseguenza un effetto diverso. Questa caratteristica la trovate anche in altri incantesimi all'interno di Pathfinder seconda edizione, come il dardo incantato. Ultimo esempio dove è coinvolto il nostro guerriero Valelos, che fa una carica improvvisa e poi alza lo scudo. Qui volevo sottolineare una cosa molto importante, che alcune abilità permettono in situazioni particolari di fare più azioni rispetto al costo che si è pagato. Nel caso di carica improvvisa il costo è 2, ma le azioni effettivamente sono 2 stride e 1 strike per un totale di 3. Nell'ultima parte del video vi do 3 regole molto importanti da sapere per capire meglio le dinamiche che ci stanno dietro. La prima è che si può usare solo un'azione, attività o azione gratuita senza un trigger alla volta. Facciamo 2 esempi per capire meglio. Se vi state muovendo per esempio di 9 metri,
non potete stopparvi dopo i primi 3 metri, fare un'altra azione e poi fare gli altri 6. Questo è vero anche per l'esempio che abbiamo visto prima di carica improvvisa, si devono fare 2 movimenti e uno strike, nel mezzo non potete fare nient'altro. La seconda è che se un'azione ha un trigger, potete sempre usarla quando si attiva il trigger, ma potete usarne una e una soltanto. Questo succede quando dovete scegliere tra più azioni che si attivano con lo stesso trigger. La terza è che le azioni e le attività possono essere disturbate, facendo perdere tutte le azioni coinvolte in quella attività. Per esempio, se un chierico sta castando un heal da 3 azioni, innescando un attacco di opportunità di una creatura in corpo a corpo, facendo un critico, il chierico perde tutte le 3 azioni. Ultima nota prima di chiudere è: ricordate che ci sono anche alcune condizioni che aggiungono o diminuiscono le azioni disponibili, come Quickened e Slowed. Grazie per aver guardato il video. Se hai trovato questo video utile, ti invito a lasciare un like e condividere il video con i tuoi amici. Se hai domande o commenti, ti prego di lasciare qui sotto, e mi piace interagire con i miei spettatori e rispondere alle loro domande. Non dimenticare di iscriverti al mio canale per non perderti i prossimi video. Ci vediamo e ne vedremo delle belle.